Con Francesco Repice di Radio Rai. Francesco, ciao. Buonasera a tutti, eccoci. Allora, la domanda è d'obbligo. Grande atmosfera, partita vinta, Milan guarito? Ammesso che fosse malato, non lo so, però io non... sinceramente sono cose che durante una stagione possono capitare, non va sempre tutto dritto, cioè la normalità è che ci siano degli alti e dei bassi, poi la stagione, la squadra che indovina la stagione va dritta per tante partite, però insomma io credo che sia abbastanza normale quello che è accaduto al Milan, perché insomma sono successe tante cose, giuste o sbagliate che siano, però ne sono successe comunque tanti cambiamenti, e credo che da questo punto di vista delle battute a vuoto fossero fisiologiche, cioè niente di nuovo sotto il profilo del pallone, ecco, per chi lo frequenta. Io invece volevo chiederti, Francesco, su Rafael Leao, no? A parte che la tua esultanza ormai è nel cuore dei tifosi del Milan. Stavamo parlando prima del fatto che appunto ieri ha deciso di giocare una grande partita, ma secondo te quanto è vera questa cosa che decide lui quando giocare? Perché secondo me c'è anche altro, cioè il Milan ieri sera ha giocato anche una partita per lui, tra virgolette. Secondo me sono tutte balle, non è che un giocatore decide di giocare una partita, anche secondo me. Sono tutte cose che fanno parte, voglio dire, del florilegio di stupidaggini che si dicono accanto alle cose invece giuste nel mondo del pallone. È bello perché poi ci diverte così, insomma, no? Però io non credo che... Allora, io ripeto, faccio un po' di fatica anche a dire questa cosa, perché mi rendo conto di dire qualcosa che va contro quella che è l'opinione di uno che al Milan ha cambiato il mondo, però io sono convinto che sia il collettivo a doversi mettere a disposizione del fuoriclasse, non il contrario, perché il fuoriclasse ti fa vincere partite. Sono molto pragmatico in questo. Ci sono modi diversi di vedere, io figuratevi se mi metto a competere con dei mostri sacri del calcio, non è il mio ruolo, non ne sono all'altezza, però mi sono formato nel mio piccolo dei convincimenti, cioè un fuoriclasse si deve mettere a disposizione del collettivo, ma secondo me più fuori dal campo che non dentro il campo. Io faccio sempre l'esempio di Diego Armando Maradona e dico che comunque lui fuori dal campo era a disposizione dei compagni, era un punto di riferimento nello spogliatoio, tutti andavano a raccontare le cose private a Diego Maradona, come accadeva per altri campioni all'interno di uno spogliatoio, perché in qualche modo lui poteva aiutarli, lui era sempre vicino a tutti, eccetera, lui era l'anima della squadra in questo senso. Ma se tu hai Rafa Leao devi metterti a disposizione di Rafa Leao, cioè tutti i re. Guardate, c'è una frase di Gattuso che a me è rimasta sempre impressa: il Milan vinse 1-0 con gol di Gattuso a Torino. Sì, con la Juve. Con la Juve. E andammo da Gattuso e gli dicemmo, l'intervista in diretta furono: sei il migliore in campo, sei stato il migliore in campo. E la risposta di Gattuso secondo me spiegava tutto. Se in una squadra dove ci sono Kakà, Seedorf, Shevchenko e aiutatemi a dire quanti altri, il migliore in campo sono io, vuol dire che c'è qualche cosa che non va. E quindi io sono convinto che sia il collettivo a doversi mettere a disposizione del campione, non il contrario, perché il campione ti fa vincere le partite se viene messo nelle condizioni di giocare bene. A proposito di campioni, possiamo far rientrare nella categoria, o quantomeno avvicinare alla categoria di ieri, soprattutto vista la prestazione fatta a Ruben Loftus-Cheek? Però allora, secondo me sono giocatori invece di grande affidabilità e grande rendimento più che campioni. Sono quei calciatori che ti consentono di metterti in campo in una certa maniera, perché tanto sai bene che mettendoli anche nei ruoli più diversi, anche a giocare, danno sempre il rendimento, cioè danno sempre la prestazione. Lui in questo senso c'è un Milan, mi faceva notare Carlino Pellegatti ieri sera, con Loftus-Cheek, e un Milan senza. Poi il Milan con fa tantissimi punti, il Milan senza molti di meno. Questo significa che lui è molto importante per la squadra. Per me i campioni fuori classe sono altri. La categoria è quella di Rafa Leao e secondo me, ripeto,
se tutti quanti, anche quelli molto bravi, si mettono a sua disposizione, questa squadra può arrivare molto lontano. Volevo chiederti anche un commento su quel vecchietto terribile, quello che è davanti e continua a fare gol, ha fatto gol a Napoli, ha fatto gol ieri sera. Insomma, voglio dire, poi lì, specie per un centravanti, i numeri sono molto importanti, no? Centravanti vive di gol. Se andiamo a vedere nel corso della carriera quello che ha fatto questo ragazzo, si capisce che, insomma, anche lì è proprio come la metti in banca, cioè sai bene che lui ti dà tanto, sai bene che lui ti dà sempre quel tipo di contributo anche in termini di numeri, in termini di gol, e quindi tant'è che quello è il vero vulnus, se vogliamo, dell'organico costruito dal Milan, al di là della qualità dei calciatori presi, cioè non avere, con tutto il rispetto per Jovic, un vice Giroud, non avere un centravanti. Siccome io credo, al contrario di qualcun altro al quale non posso nemmeno accostarmi, per carità di Dio, che invece il centravanti non sia lo spazio ma sia il centravanti, deve fare il centravanti, come dice Ozio Bergomi, quando una squadra ha un centravanti forte gioca bene al pallone, perché il centravanti in una squadra di calcio serve moltissimo, e anche quelli che pensavano che il centravanti dovesse essere lo spazio poi si sono ricreduti nel corso del tempo, almeno a giudicare dalle cifre che hanno fatto spendere al club dove lavoro. Per cui insomma, io penso questi giocatori qua ho il massimo riguardo, la massima stima, ecco. Visto che tra poco ti faccio l'ultimissima domanda, ritorna alla Serie A, in realtà non ci si ferma mai, almeno per quanto riguarda il Milan è già la Champions il passato e la Serie A il futuro. Si torna in campo sabato alle 15 a Lecce. Delle 4 di vertice ti saresti aspettato di qualcosa di più da qualche squadra, o semplicemente se pensi che in primavera saranno ancora queste 4? No, secondo me potranno essere queste 4 con la Roma, più la Roma, perché la Roma se recupera quei calciatori lì, dal punto di vista fisico può seriamente lottare per quelle posizioni. Poi per il resto no, tutto quello che mi aspettavo si sta assolutamente verificando. Ripeto, una squadra che come il Milan cambia molto, non può pensare che vada tutto dritto, comunque dall'inizio alla fine, no. Ci saranno e ci sono stati dei periodi bui, ce ne saranno ancora, ci saranno momenti in cui la squadra si assesterà e fornirà le prestazioni come quella di ieri sera. Questo è tipico delle squadre che rompono un pochino la continuità, no? Delle squadre discontinue nel senso della preparazione, della formazione dell'organico. Tant'è che ci sono altre squadre che invece hanno mantenuto tutto uguale più o meno, mi riferisco all'Inter in particolare, che d'accordo ha cambiato ma semmai ha rafforzato e molto quello che era l'impianto e un modo di lavoro già ampiamente assimilati da tutto il gruppo, per cui io penso sinceramente che a parte queste 4 qua, quindi parlo della Juventus, del Milan, del Napoli e dell'Inter ovviamente, aggiungerei solo la Roma, ma saranno queste, insomma. Francesco, grazie come al solito, buon pomeriggio e alla prossima. Yes. A presto. Ciao, Buon lavoro. grazie. Grazie ancora Ciao. a Francesco Repice di Radio Rai, che in realtà